Molti anni fa, quando ero ancora un giovane monaco, bastava una sola parola per sconvolgere la mia giornata. Se qualcuno criticava il mio lavoro, mi sentivo incapace. Se ricevevo un rimprovero, pensavo di aver deluso tutti. Se qualcuno mi parlava con durezza, portavo quel peso nel cuore per giorni. Credevo che il comportamento degli altri dicesse qualcosa sul mio valore. Ma un mattino il mio maestro mi insegnò una lezione che non ho mai dimenticato. Era l'inizio dell'autunno. Le foglie cadevano lentamente e il monastero era immerso in un silenzio quasi perfetto. Stavo trasportando 2 secchi d'acqua lungo un sentiero di pietra, quando un viandante, passando accanto a me, mi urtò con forza. L'acqua si rovesciò quasi completamente. L'uomo non si fermò nemmeno, continuò a camminare senza voltarsi. Dentro di me sentii salire immediatamente la rabbia. Io pensai, che persona maleducata, non ha alcun rispetto, e lo ha fatto apposta. Rimasi fermo a guardarlo allontanarsi. Il maestro aveva osservato tutta la scena. Si avvicinò con calma, mi aiutò a raccogliere i secchi e poi mi domandò: «Quanto pesa un secchio pieno d'acqua?» Risposi: «Forse 10 chili». Il maestro sorrise: «E se lo tieni in mano per un'ora? Diventa molto pesante e per un giorno intero diventerebbe insopportabile». Il maestro annui: «Il peso non cambia, sei tu che scegli per quanto tempo portarlo». Quelle parole entrarono nel mio cuore come una luce. Compresi che il viandante mi aveva urtato solo per un istante, ma ero stato io a decidere di continuare a trasportare quell'episodio nella mia mente. Da quel giorno iniziai a osservare qualcosa che prima ignoravo. Molte delle ferite che portiamo non vengono create dagli altri, vengono alimentate dai pensieri che continuiamo a ripetere. Ripensiamo a una frase, la analizziamo, le attribuiamo intenzioni, costruiamo intere storie e ogni volta aggiungiamo un altro secchio sulle nostre spalle. Con gli anni arrivò al monastero una giovane donna. Lavorava in un'azienda importante, era preparata, intelligente e piena di talento, eppure viveva costantemente nell'ansia. Mi raccontò che bastava una breve osservazione del suo responsabile per convincersi di non essere abbastanza capace. Se riceveva una risposta fredda a un messaggio, immaginava subito di aver fatto qualcosa di sbagliato. Se qualcuno non sorrideva, pensava di essere lei il problema. Le chiesi: «Sei sicura che ciò che gli altri fanno riguardi sempre te?» Rimase in silenzio. Le raccontai allora una semplice immagine. Quando il cielo è coperto di nuvole, il sole non smette di esistere, è solo nascosto. Allo stesso modo, quando qualcuno è stanco, preoccupato o arrabbiato, spesso il suo comportamento racconta la sua battaglia, non il tuo valore. Quante volte interpretiamo come un rifiuto ciò che in realtà è solo una difficoltà dell'altra persona? Quante energie sprechiamo, cercando significati che forse non esistono? Anche nel monastero imparai questa lezione. Una sera il maestro mi rivolse un'osservazione sul mio lavoro. Per un attimo sentii nascere il desiderio di difendermi. Poi ricordai il peso del secchio, respirai e ascoltai. Mi accorsi che il maestro non stava giudicando me, stava semplicemente indicando un comportamento che poteva essere migliorato. Fu allora che compresi una differenza fondamentale. Tu non sei i tuoi errori, tu sei colui che può imparare da essi. Confondere ciò che fai con ciò che sei significa vivere continuamente sotto processo. Ma nessun essere umano cresce sentendosi costantemente in tribunale. La vera crescita nasce quando impariamo a guardarci con sincerità senza condannarci. Lo stesso vale nelle relazioni. Non tutte le parole meritano di diventare ferite, non tutte le opinioni meritano uno spazio nella tua mente, e soprattutto, non ogni giudizio racconta la verità su chi sei. Quando un lago è agitato dal vento, la sua superficie si increspa, ma la profondità dell'acqua rimane immobile. Così dovrebbe essere anche la nostra mente. Le circostanze possono agitare la superficie, ma non devono trascinare via il nostro centro. Oggi voglio lasciarti una pratica semplice. La prossima volta che qualcuno ti dirà qualcosa che ti ferisce, non reagire immediatamente. Respira lentamente e poi chiediti:
Queste parole descrivono davvero chi sono, oppure descrivono il momento che l'altra persona sta vivendo? Questa sola domanda può evitare ore di sofferenza inutile, può salvare relazioni, può proteggere la tua pace e può ricordarti una verità che spesso dimentichiamo. Il tuo valore non cambia ogni volta che qualcuno cambia opinione su di te. Ricorda, non puoi impedire al vento di increspare la superficie del lago, ma puoi scegliere di vivere nella profondità delle sue acque, dove nessuna tempesta riesce ad arrivare. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.